Il nome di Thorfinn non è nuovo a chi segue le vicende del protagonista del manga Vinland Saga di Yukimura Makoto o ai disgraziati che hanno solo seguito la trasposizione anime in onda su Netflix, di cui recentemente è uscita anche la seconda stagione. Forse qualcuno avrà pensato che questo personaggio sia solo frutto di pura fantasia, in realtà non è così. Ovviamente quello fumettistico è più un'ispirazione generica, quindi state tranquilli, conoscere la vera storia di questo nostro esploratore non dovrebbe valere come un vero e proprio spoiler. Non abbiamo prove certe di quando sia nato, gli storici ipotizzano come data il 980 d.C., di certo però sappiamo che nacque in Islanda. Thorfinn, figlio di Thord Snorrason, detto Orsed, si menziona nella saga dei groenlandesi e in quella di Erik il Rosso, ma se vogliamo risalire alla sua genealogia dobbiamo affidarci all'Andnama, un prezioso manoscritto di epoca medievale che descrive dettagliatamente la colonizzazione islandese avvenuta tra il IX e il X secolo. Da un lato, non sappiamo precisamente quale, Thorfinn discendeva da Bjorn Fianco di Ferro, figlio a sua volta del semileggendario Ragnar Lodbrok, dall'altro da Serbat Mac Tullenge, un famoso sovrano di un antico regno dell'Irlanda. Non sappiamo quando precisamente il suo epiteto Calsefni gli sia stato assegnato, ma il significato di tale soprannome, secondo Magnus Magnusson ed Herman Paulson, potrebbe essere interpretato come vero uomo. Di Thorfinn si dice che provenisse da una famiglia proprietaria terriera, che aveva i suoi possedimenti nell'area della baia di un profondo fiordo a nord dell'Islanda, dove in passato il nonno vi si era stabilito. Nella saga di Erik il Rosso si parla di Thorfinn come di un abile mercante, difatti ci racconta come assieme a 40 uomini fosse riuscito a giungere sino in Groenlandia attorno all'anno 1000 per una spedizione commerciale. E fu proprio qui, mentre era ospite di Erik il Rosso, che conobbe e sposò sua moglie Gudrid nell'inverno di quell'anno. Senza andare troppo nel dettaglio, visto che questa figura meriterebbe un approfondimento a parte, spendiamo qualche parola su Gudrid, che è stata una figura molto importante per il nostro Thorfinn. Innanzitutto la donna era islandese. Da ragazza si innamorò del figlio di uno schiavo ed era intenzionata a sposarlo, ma ovviamente non le fu concesso mai il permesso. Gudrid e il padre finirono per abbandonare l'Islanda, imbarcandosi nella spedizione di Erik il Rosso presso la Groenlandia. Piccolo appunto, secondo la saga dei groenlandesi, Gudrid durante questo viaggio era sposa di un mercante norvegese di nome Thorir. Comunque sia, lungo il tragitto vi furono delle complicanze, fra queste ci fu una non meglio specificata malattia che decimò metà della compagnia. Alla fine però i pochi rimasti riuscirono a giungere sani e salvi. Il marito Thorir morì, secondo alcuni anch'egli di malattia, secondo altri in mare, e Gudrid finì per risposarsi con Thorstein Eriksson, figlio di Erik il Rosso, che dobbiamo specificare aveva 4 figli: Thorstein Eriksson, appunto, Thorvald Eriksson, una figlia di nome Fredis e il più conosciuto, e ora vi spiegherò perché, Leif Erikson. E qui inizia la parte più affascinante, quando Gudrid e suo marito decidono di imbarcarsi per Vinland. La Vinlandia è il nome che fu dato a un pezzo di terra dell'America settentrionale, secondo alcune fonti dovrebbe trattarsi dell'isola canadese di Terranova, ed era stata in precedenza già scoperta da Leif Erikson, ma siccome Thorvald pensava che non fosse stata esplorata abbastanza, decise di ritornarci. Qui fu ucciso dai nativi del posto e fu principalmente proprio per recuperare il corpo del fratello che Thorstein e sua moglie Gudrid intrapresero questo nuovo viaggio verso Vinland. Di ritorno verso la Groenlandia poi, Thorstein morì a causa di un'epidemia e questo ci riporta a Gudrid che, tornata a casa, conosce e sposa Thorfinn, che appunto si tratta del suo terzo marito. Il viaggio verso la terra di Vinland da parte di Thorfinn iniziò su insistenza della moglie. Thorfinn chiese a Leif Erikson il permesso di utilizzare le abitazioni che tempo addietro aveva fatto costruire in quella terra. Quest'ultimo accettò, pur specificando che non gliele stava regalando. Così questa nuova avventura ebbe inizio.
Thorfinn si imbarcò per la Vinlandia con circa 160 uomini e donne. Ad accompagnarlo, secondo alcune fonti, c'era anche Freydis, la figlia femmina di Erik. Secondo altre invece, Freydis si era recata con una spedizione per conto suo, sfociata fra l'altro in una carneficina. Durante l'esplorazione succedono molte cose. In una di queste, la ciurma approda su un pezzo di terra e decidono di svernare lì. Il problema è che sono a corto di viveri e l'inverno si prospetta rigido. Toral, il cacciatore, un uomo al servizio di Erik il Rosso che si era unito alla spedizione di Thorfinn, assieme al suo gruppo trovano una balena renata che apparentemente sembra manna dal cielo, anche se mangiare un animale morto da chissà quanto tempo in spiaggia non si rivelerà proprio un'ottima idea. Subito il gruppo dichiara che quello è un dono di Thor e questo provoca dissapori con i membri cristiani dell'equipaggio e così il gruppo di Toral decide di separarsi. Ma ben presto Thorfinn e gli altri si ritrovano anche ad avere a che fare con i nativi del posto. Svegliandosi una mattina, il gruppo di esploratori vide lungo il fiume 9 canoe fatte di pelle con a bordo degli indigeni. Thorfinn pensò di cercare un contatto in maniera pacifica, ma quest'ultimi, forse intimoriti, se ne vanno e il gruppo groenlandese decide comunque di rimanere lì, visto che il loro bestiame in quella zona riusciva a prosperare. Nella primavera successiva però, la spedizione si imbatte nuovamente in questa popolazione locale e iniziano con loro un rapporto pacifico di scambio commerciale di viveri. Come raccontano le cronache, accadde che un toro infuriato riuscì a liberarsi spaventando gli indigeni. Per tranquillizzarli perciò gli venne offerto del latte, ma questi poco dopo finirono per sentirsi male. Così, 3 settimane dopo, i nativi ritornarono questa volta con intenti ostili. Il gruppo di Thorfinn, non potendoli fronteggiare per numero, cercarono di mettersi in salvo fuggendo nella foresta. Nella saga di Erik il Rosso si racconta che Karlsefni e i suoi uomini vengono salvati da Freydis e che in seguito si imbattono in un'enorme creatura da una gamba, indicato come l'assassino di Thorvald. Thorfinn e sua moglie Gudrid in quelle terre avranno anche un figlio che chiameranno Snorri, che di fatto si tratta del primo europeo a nascere nel nuovo mondo. Nonostante questa avventura, comunque, Thorfinn e la sua famiglia fanno ritorno in Groenlandia e dopo un po' di tempo finiranno per stabilirsi nuovamente in Islanda, nella vecchia tenuta di famiglia, dove lì Thorfinn trascorrerà il resto della sua vita. Ragazzi miei, spero che questo breve focus sul vero Thorfinn lo abbiate trovato interessante. In tal caso vi invito a lasciare un bel like e magari a condividere questo video. Prima di salutarvi non posso che ringraziare tutti i nuovi e vecchi abbonati per il loro contributo e per la fiducia che ci danno ogni mese. Sotto in descrizione trovate tutti i nostri social sui quali seguirci. Noi ci vediamo domenica e come sempre non mi resta che augurarvi buona vita a tutti.